Smettila di vivere per gli altri, smettila di chiedere scusa per esistere, smettila di elemosinare rispetto da chi non merita nemmeno la tua presenza. Oggi imparerai il segreto che cambierà tutto, come comportarti come se non ti importasse, non per cattiveria, ma per libertà, non per vendetta, ma per pace. Quando smetti di inseguire l'approvazione altrui, ritrovi te stesso. Quando smetti di giustificare ogni tua mossa, diventi inarrestabile. Questo è il momento di riprenderti la tua vita. Quando smetti di essere una spugna emotiva, sai cosa separa i deboli dai forti? I deboli si attaccano emotivamente a ogni parola, ogni sguardo, ogni giudizio. I forti osservano da lontano, imperturbabili come rocce nel mare in tempesta. Marco Aurelio scrisse: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza». Ogni volta che permetti alle emozioni degli altri di devastare le tue, stai regalando il controllo della tua vita a chi non lo merita. Il problema è che molti di noi sono diventati spugne emotive. Assorbono tutto. Il collega che fa una battuta cattiva? Assorbita. Il commento passivo-aggressivo della suocera? Assorbito. Il like che non arriva su quel post? Devastazione totale. Questa non è sensibilità, è autodistruzione programmata. Il distacco emotivo non significa diventare di pietra, significa scegliere quando e come sentire, significa guardare negli occhi chi ti ferisce e dire: «Le tue parole non hanno potere su di me». È la differenza tra reagire e rispondere, tra essere vittima ed essere padrone del tuo destino. Immagina di camminare sotto la pioggia senza bagnarti. Questo è il distacco emotivo. Le tempeste passano, ma tu rimani asciutto. Seneca lo sapeva bene. Il saggio non può perdere nulla perché ha tutto dentro di sé. Quando smetti di cercare fuori quello che già possiedi dentro, diventi invincibile. Ma come si fa praticamente? Ti faccio un esempio concreto. Tua madre ti chiama e ti fa sentire in colpa perché non parlate abbastanza. Invece di assorbire quella colpa e portartela dentro per giorni, fermati. Riconosci l'emozione. Sento che sta cercando di farmi sentire in colpa. Poi scegli. Posso sentire compassione per la sua solitudine senza farmi distruggere dalla sua manipolazione. Ecco il distacco in azione. La verità scomoda è che la maggior parte delle persone ti userà come pattumiera emotiva se glielo permetti. Il distacco è il tuo non disturbare emotivo. Quando lo attivi, succede qualcosa di magico. Le persone iniziano a rispettarti di più, non di meno. Per i prossimi 7 giorni, quando qualcuno cerca di scaricare su di te emozioni negative, immagina di avere uno scudo invisibile. Visualizzalo mentre respinge la loro energia tossica. Ascolta quello che dicono, ma non farlo entrare nel tuo corpo. Noterai quanto più leggero ti sentirai a fine giornata. Smetti di essere lo zerbino di tutti. Basta con le scuse per esistere. Basta chiedere permesso per proteggere la tua energia. Stabilire confini non è crudeltà, è sopravvivenza emotiva. È dire al mondo: fin qui puoi arrivare, non oltre. I confini sono l'armatura invisibile che indossi ogni giorno. Senza di essi, chiunque può entrare nel tuo spazio emotivo e devastarlo. Con essi diventi una fortezza inespugnabile. Seneca lo disse chiaramente: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. A volte devi chiudere porte per aprirne di migliori. La dura verità è che se non hai confini, diventi automaticamente lo zerbino emotivo di tutti. Il collega che ti scarica sempre il suo lavoro, passa sopra lo zerbino. L'amica che ti chiama solo quando ha problemi, zerbino. Il familiare che ti fa sentire in colpa se non fai quello che vuole, zerbino consumato. Quando dici no senza giustificarti, stai dichiarando la tua sovranità. Stai dicendo: io valgo abbastanza da proteggere il mio tempo, la mia energia, la mia pace. Non devi spiegare perché non puoi fare gli straordinari ogni settimana. Non devi giustificare perché non rispondi ai messaggi a mezzanotte. I tuoi confini non hanno bisogno di applausi per essere validi. Ma ecco il punto. La maggior parte delle persone non sa nemmeno di aver bisogno di confini finché non finisce completamente esaurita. Ti svegli stanco, vai a letto frustrato,
e tutto il giorno senti che stai vivendo la vita di qualcun altro. Questo succede quando hai permesso a tutti di installare le loro aspettative nella tua vita senza password di protezione. Ecco la verità brutale. La gente testerà sempre i tuoi limiti. Come bambini che spingono contro un cancello, cercheranno di vedere quanto possono ottenere prima che tu dica basta. Ma quando i tuoi confini sono fermi come montagne, imparano a rispettarli. All'inizio si lamenteranno, ti chiameranno egoista. Falli parlare. Il loro disagio è il prezzo della tua libertà. I confini non sono muri per tenere le persone lontane, sono filtri per far entrare solo chi ti rispetta. Quando smetti di essere disponibile 24 ore tutti i giorni per chiunque abbia un'emergenza emotiva, succede qualcosa di interessante. Le persone iniziano a risolvere i loro problemi da sole. Che coincidenza! Epitteto ci ricorda: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. I confini sono il modo di revocare quel permesso una volta per tutte. Prendi il telefono e scrivi 3 no che devi dire questa settimana. Può essere: no, non posso lavorare sabato. No, non posso prestare altri soldi. O no, non voglio sentire altri pettegolezzi. Scrivili. E quando arriva il momento, di questi no senza spiegazioni infinite. Un semplice non posso basta. Osserva come il mondo non crolla quando smetti di dire sempre sì. Diventa il bodyguard della tua serenità. La tua pace non è negoziabile. Non è in vendita al miglior offerente di dramma. Non è disponibile per chi vuole trascinare la sua amarezza nella tua vita. La pace interiore è il tuo santuario più sacro e tu ne sei il guardiano. Epitteto insegnava: non sono gli eventi che ti turbano, ma i giudizi che formuli su di essi. Ogni volta che permetti al caos esterno di penetrare nel tuo spazio interiore, stai aprendo la porta ai ladri di energia. Guardiamoci in faccia. Il mondo è pieno di vampiri emotivi, persone che si nutrono del tuo stress, della tua ansia, della tua preoccupazione. Ma quando proteggi ferocemente la tua pace, questi parassiti non trovano nulla di cui nutrirsi e se ne vanno da soli. Pensa alla tua mente come a una casa. Ogni giorno arrivano visitatori non invitati, preoccupazioni, ansie, drammi altrui, notizie negative. Se lasci che entrino tutti e si mettano comodi nel tuo salotto mentale, presto la tua casa diventa un caos. Il bodyguard della tua serenità è colui che controlla chi entra e chi deve rimanere fuori. Come fai a proteggere questa pace? Primo, impara a riconoscere i predatori di tranquillità. Sono quelli che portano sempre problemi, ma mai soluzioni, che creano drammi dal nulla, che ti fanno sentire pesante dopo ogni conversazione. Secondo, crea un muro invisibile, non di freddezza, ma di saggezza. Ascolti, comprendi, ma non assorbi. Marco Aurelio si svegliava ogni mattina ricordandosi: oggi incontrerò interferenze, ingratitudine, insolenza, inganno, invidia e egoismo. Ma era preparato, non si aspettava la perfezione dal mondo, quindi nulla poteva rubare la sua serenità. Anche tu puoi farlo, aspettati il caos, ma scegli la calma. La verità è che molte persone si nutrono di dramma. Hanno bisogno della loro porzione quotidiana di conflitti, pettegolezzi, catastrofi e cercheranno di coinvolgerti nel loro spettacolo. Ma tu non sei un attore nel loro dramma, sei il regista della tua vita e hai il potere di dire: questa scena non fa parte del mio film. Il segreto dei grandi leader, degli artisti, dei visionari, tutti avevano bodyguard invisibili intorno alla loro pace interiore. Einstein si isolava per pensare, Gandhi meditava quotidianamente, Steve Jobs aveva rituali sacri per proteggere la sua creatività. Non erano asociali, erano strategici. Questa settimana crea il tuo orario di ufficio per le preoccupazioni. Dalle 19 alle 19:30 puoi pensare ai problemi. Fuori da quell'orario, quando un pensiero negativo bussa alla porta, digli: torna domani alle 19. La tua mente si abituerà a non essere costantemente in modalità emergenza. Il superpotere di chi non parla. In un mondo di rumore infinito, il silenzio è rivoluzionario. Mentre tutti gridano per essere sentiti, tu parli attraverso la tua assenza di parole.
Il silenzio non è vuoto, è pieno di potere. Marco Aurelio praticava il silenzio come disciplina spirituale. Sapeva che le parole hanno peso e quelle dette nella furia o nella reazione perdono tutta la loro forza. Il silenzio ti dà tempo di scegliere le battaglie che valgono la pena combattere e quelle da ignorare completamente. Guarda cosa succede oggi. Tutti parlano, nessuno ascolta. Tutti hanno un'opinione su tutto, anche su cose che non conoscono. Social media, gruppi WhatsApp, commenti ovunque. È un inferno di rumore dove la gente si sente importante solo se fa sentire la propria voce. Ma la verità è che chi parla di più spesso ha meno da dire. Quando qualcuno cerca di provocarti e tu rispondi con il silenzio, li destabilizzi. Si aspettano una reazione, una difesa, una giustificazione. Invece trovano il vuoto. E in quel vuoto spesso si rendono conto della loro piccolezza. Seneca scrisse: «Il primo a tacere vince sempre la discussione che non vale la pena avere». Il silenzio è anche ascolto profondo. Quando smetti di riempire ogni momento con parole, inizi a sentire cosa dice veramente il mondo intorno a te. Senti le bugie nelle voci altrui, percepisci le intenzioni nascoste, comprendi dinamiche che prima ti sfuggivano. Questo è il silenzio che guarisce, che chiarifica, che fortifica. Ma attenzione, non confondere il silenzio con la paura. Il silenzio coraggioso è quello che scegli quando potresti distruggere qualcuno con le parole, ma decidi che la tua pace vale di più della tua vendetta. È la forza di chi sa che non deve dimostrare nulla a nessuno. Pensa ai momenti più potenti della storia. Gandhi che cammina in silenzio verso il mare, Martin Luther King che ascolta prima di parlare, Mandela che riflette in cella per 27 anni. Il silenzio non li ha resi deboli, li ha resi invincibili. Hanno capito che il vero potere non grida, sussurra. La cosa interessante del silenzio è che fa emergere la verità degli altri. Quando tu non riempi lo spazio con parole, le persone si sentono obbligate a riempire quel vuoto e così rivelano chi sono veramente. Il silenzio diventa un rivelatore di bugie naturale. Oggi tutti vogliono avere l'ultima parola, ma i saggi sanno che a volte la prima parola dovrebbe essere anche l'ultima. Il silenzio. La prossima volta che qualcuno ti critica o ti provoca, invece di rispondere immediatamente, conta fino a 10 in silenzio. Guarda la loro reazione. Spesso si sentono talmente a disagio che iniziano a giustificarsi da soli. Oppure, ancora meglio, smetti semplicemente di parlare e osserva quanto si agitano nel vuoto che hai creato. Il silenzio è il tuo superpotere segreto. Come fregarsene delle cose giuste. L'indifferenza è l'arma segreta che nessuno ti ha mai insegnato a usare. Non è apatia, è chirurgia emotiva. Tagli via tutto ciò che non serve e ti concentri solo su quello che conta davvero. Epitteto divideva il mondo in 2 categorie: le cose che controlli e quelle che non controlli. L'indifferenza verso ciò che non controlli libera energia incredibile per ciò che invece puoi influenzare. È come svuotare uno zaino pieno di sassi inutili per correre verso la meta. Ma aspetta, non stiamo parlando di diventare insensibili a tutto. Stiamo parlando di diventare selettivi. È l'arte di fregarsene delle cose giuste. Non ti importa del giudizio degli estranei? Perfetto. Non ti importa delle aspettative di chi non conosce nemmeno i tuoi sogni? Eccellente. Non ti importa di essere perfetto per persone che non aggiungono nulla alla tua vita? Bravo, stai imparando. Guarda i grandi della storia. Erano indifferenti alle opinioni dei mediocri, alle critiche dei pigri, ai dubbi di chi non aveva mai osato nulla. Questa indifferenza selettiva li ha resi inarrestabili. Mentre altri sprecavano energie in drammi e distrazioni, loro costruivano imperi, scrivevano capolavori, cambiavano il mondo. Il problema è che viviamo nell'era dell'attenzione frantumata. Ogni notifica pretende di essere urgente. Ogni dramma sui social sembra la fine del mondo. Ogni commento negativo diventa una ferita personale. Ma l'indifferenza strategica è il filtro che separa l'importante dal rumore. Marco Aurelio lo praticava quotidianamente. Concentrati su ciò che dipende da te, il resto è solo distrazione. Aveva un impero da governare,
eppure non si faceva distrarre dalle critiche dei senatori invidiosi o dalle voci di palazzo. Aveva imparato a fregarsene delle cose che non poteva controllare. Ecco la verità scomoda. Il 90% delle cose che ti tengono sveglio la notte sono cose di cui dovresti fregartene completamente. Quello che ha detto tua cognata al pranzo di famiglia? Fregatene. Il fatto che il tuo ex abbia messo una foto felice su Instagram? Fregatene. Il commento sarcastico del collega invidioso? Fregatene. Quando inizi a praticare l'indifferenza selettiva, succede qualcosa di magico. La tua mente si schiarisce. È come pulire una finestra sporca. Improvvisamente vedi nitido quello che prima era confuso. I tuoi obiettivi diventano più chiari, le tue priorità più definite, la tua energia più concentrata. Ma c'è un segreto. L'indifferenza verso le cose sbagliate aumenta la tua capacità di interessarti a quelle giuste. Quando smetti di sprecare energia emotiva sui drammi altrui, hai più passione per i tuoi progetti. Quando smetti di preoccuparti dell'opinione di sconosciuti, hai più amore per le persone che contano davvero. Fai una lista di 10 cose che ti hanno fatto arrabbiare o preoccupare nell'ultima settimana. Ora dividi la lista in 2 colonne. Posso controllarlo e non posso controllarlo. Tutto quello che finisce nella seconda colonna è roba di cui devi imparare a fregartene. Ogni volta che una di quelle cose ti distrae, ripeti: non è sotto il mio controllo, quindi non merita la mia energia. Vedrai come la tua concentrazione esplode. Quando smetti di mendicare like nella vita reale, smettila di mendicare applausi da un pubblico che nemmeno conosci. L'autostima che dipende dall'approvazione altrui è costruita sulla sabbia. Una critica e crolla tutto. L'autostima vera è costruita sulla roccia delle tue azioni, dei tuoi valori, della tua integrità. Seneca lo sapeva bene. Non può essere rubato ciò che non è dato. Quando la tua autostima viene da dentro, nessuno può toccarla. Puoi affrontare critiche, rifiuti, fallimenti e rimanere integro perché il tuo valore non dipende dai voti altrui. L'approvazione crea dipendenza. Più ne cerchi, più ne hai bisogno. Ti abitui a vivere per i like, per i complimenti, per i riconoscimenti esterni. Ma cosa succede quando non arrivano? Crolla tutto. L'autostima vera è come un muscolo, si allena con la disciplina, si rinforza con l'esperienza, si nutre di conquiste personali. Inizia a celebrare i tuoi progressi in privato, tieni un diario delle vittorie quotidiane, anche le più piccole. Hai mantenuto una promessa fatta a te stesso? Vittoria. Hai detto no a qualcosa che non volevi fare? Vittoria. Hai fatto qualcosa che ti spaventa? Vittoria. Queste sono le fondamenta dell'autostima incrollabile. Marco Aurelio scriveva per se stesso, non per i posteri. I suoi pensieri erano un dialogo con la propria anima, un modo di costruire forza interiore lontano dagli occhi del mondo. Anche tu puoi farlo. Smetti di vivere per i riflettori e inizia a vivere per la tua crescita personale. Lasciare andare per crescere. Il coraggio più grande non è nell'attaccarsi, ma nel lasciare andare. Lasciare andare persone che ti sminuiscono, situazioni che ti prosciugano, versioni di te stesso che non servono più chi stai diventando. Epitteto insegnava che il dolore nasce dall'attaccamento alle cose che non durano. Quando impari a tenere tutto con mano leggera, persone, possessi, persino identità, diventi libero di evolvere. Il cambiamento smette di spaventarti e diventa il tuo alleato più potente. Ma qui sta il problema. Siamo una società di accumulatori emotivi. Accumuliamo relazioni tossiche per i bei tempi passati. Accumuliamo lavori che ci uccidono per la sicurezza. Accumuliamo aspettative su come dovremmo essere perché è sempre stato così. E poi ci chiediamo perché ci sentiamo bloccati, soffocati, intrappolati. Lasciare andare non è perdere, è fare spazio. È come potare un albero. Togli i rami secchi perché quelli nuovi possano crescere più forti. Ogni volta che lasci andare qualcosa che non ti serve più, crei spazio per qualcosa di migliore. Ma la maggior parte delle persone ha paura dello spazio vuoto. Preferisce tenersi il marcio conosciuto piuttosto che rischiare il nuovo sconosciuto. Guarda la tua vita adesso. Quante cose stai tenendo per abitudine, non per amore?
quell'amicizia che è diventata solo lamentele e drammi, quel lavoro che ti spegne l'anima ogni mattina, quella versione di te stesso che cerca disperatamente di piacere a tutti, è ora di mollare. A volte devi lasciare andare la versione di te stesso che cercava disperatamente l'approvazione. A volte devi lasciare andare relazioni che erano belle nel passato, ma tossiche nel presente. A volte devi lasciare andare sogni che non sono più tuoi, ma di chi volevi essere 10 anni fa. Marco Aurelio rifletteva spesso sulla natura temporanea di tutto. Tutto quello che vedi presto svanirà, e coloro che assistono al suo svanire presto svaniranno anch'essi. Questa non è tristezza, è liberazione. Quando accetti che tutto passa, smetti di aggrapparti con disperazione e inizi a fluire con grazia. Il lasciare andare richiede coraggio perché significa affrontare l'incertezza, ma dall'altra parte di quella paura ti aspetta una versione di te stesso che non sapevi nemmeno potesse esistere, più forte, più libera, più autentica. Ecco il segreto che nessuno ti dice. Le persone che rimangono aggrappate al passato non stanno proteggendo nulla, stanno sabotando il loro futuro. Ogni energia che sprechi tenendo in vita ciò che è già morto è energia che rubi a ciò che potrebbe nascere. La cosa più bella del lasciare andare, scopri che le cose veramente importanti non se ne vanno. L'amore vero non ha bisogno di catene per restare. Il successo autentico non fugge se allenti la presa. La felicità genuina non scappa se smetti di inseguirla disperatamente. Prendi un foglio e scrivi 3 cose che sai di dover lasciare andare, ma non hai il coraggio di farlo. Può essere una relazione, un'abitudine, una paura, un'idea di te stesso. Ora, per ognuna, scrivi il prezzo che stai pagando tenendotela. Poi scrivi cosa potrebbe entrare nella tua vita se facessi spazio. Vedrai che il prezzo per tenersi il vecchio è sempre più alto del rischio di provare il nuovo. E quando te ne renderai conto, lasciare andare non sarà più paura, sarà sollievo. Comportarsi come se non ti importasse non significa diventare di ghiaccio. Significa diventare selettivo con il tuo cuore, strategico con la tua energia, protettivo verso la tua pace. Significa smettere di regalare pezzi della tua anima a chi non sa cosa farsene. Quando padroneggi quest'arte, succede qualcosa di magico. Smetti di reagire e inizi a rispondere. Smetti di inseguire e inizi ad attrarre. Smetti di mendicare rispetto e inizi a pretenderlo silenziosamente. La tua presenza diventa magnetica non perché cerchi attenzione, ma perché irradi una calma che pochi possiedono. I filosofi stoici lo sapevano. La libertà più grande è quella di non aver bisogno di nulla da nessuno per essere felice. Quando raggiungi questo stato, paradossalmente, attiri tutto ciò di cui hai davvero bisogno. Le persone giuste, le opportunità giuste, la vita giusta. Ma ecco l'ultima verità che devi capire. Comportarsi come se non ti importasse non è un trucco che impari una volta e poi dimentichi. È una pratica quotidiana. È svegliarsi ogni mattina e scegliere la tua pace sopra il caos del mondo. È guardare nello specchio e dire: oggi non mendicherò nulla da nessuno. Alcuni giorni sarà facile, altri giorni le vecchie abitudini cercheranno di tornare. Vorrai reagire alla provocazione, vorrai spiegare le tue scelte, vorrai cercare approvazione, ma ogni volta che resisti diventi più forte. Ogni volta che scegli la tua dignità sopra il dramma, costruisci un carattere incrollabile. Quindi alzati ogni mattina e ricorda: oggi non mendicherai approvazione, oggi non ti scuserai per esistere, oggi proteggerai la tua pace come un guerriero protegge il suo regno. Oggi ti comporterai come se non ti importasse di tutto ciò che non merita la tua energia. E quando lo farai, quando davvero lo farai, scoprirai che la vita inizia davvero a importarti nel modo giusto, non per impressionare gli altri, ma per onorare te stesso, non per paura di essere giudicato, ma per amore di chi stai diventando. Questo è il paradosso finale. Quando smetti di preoccuparti di tutto, inizi finalmente a prenderti cura di ciò che conta. Quando impari a non dare importanza alle cose sbagliate, la tua vita acquisisce un'importanza che non avevi mai immaginato. Il viaggio inizia adesso, non domani, non quando ti sentirai pronto. Adesso inizia comportandoti come se non ti importasse del giudizio di chi non conta.
e vedrai come tutto il resto inizierà finalmente a contare davvero. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.